Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un viaggio nel tempo attraverso uno dei secoli più intensi e rivoluzionari della storia, il Novecento. Guerre, rivoluzioni e cambiamenti epocali. Ricordi davvero tutto? Mettiti alla prova e scopri quanto conosci la storia del Novecento. Il quiz è composto da 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. In che anno scoppiò la Prima Guerra Mondiale? Nel 1914. La Prima Guerra Mondiale iniziò il 28 luglio 1914 dopo l'attentato di Sarajevo, coinvolgendo gran parte delle potenze mondiali. Quale paese è stato il primo a inviare un uomo nello spazio? L'Unione Sovietica. Il 12 aprile 1961 l'Unione Sovietica lanciò la navicella Vostok 1 con a bordo Yuri Gagarin, che lo rese il primo uomo a viaggiare nello spazio e a orbitare intorno alla Terra. Chi fu il presidente degli Stati Uniti durante la crisi dei missili di Cuba? Kennedy. Nel 1962 Kennedy gestì la crisi con l'URSS, evitando un conflitto nucleare. Chi guidò la Marcia del Sale in India nel 1930 contro il dominio britannico? Gandhi. La Marcia del Sale del 1930 portò Gandhi e migliaia di indiani a raccogliere il sale dal mare, infrangendo la legge e dando un forte impulso alla lotta per l'indipendenza dell'India. Quale evento segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale? L'invasione della Polonia. L'1 settembre 1939 la Germania nazista invase la Polonia, spingendo Francia e Inghilterra a dichiarare guerra. Quale dittatore spagnolo rimase al potere dal 1939 al 1975? Franco. Francisco Franco governò la Spagna con un regime autoritario per oltre 35 anni. In che anno è nata la Repubblica Italiana? Nel 1946. Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati al referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica. Vinse la Repubblica, segnando l'inizio di una nuova fase storica per il paese. Cosa accadde nel 1991? Crollò l'Unione Sovietica. Nel 1991 l'Unione Sovietica si dissolse ufficialmente dopo le dimissioni di Mikhail Gorbaciov. Le repubbliche sovietiche divennero indipendenti, ponendo fine alla Guerra Fredda e a uno dei regimi più potenti del XX secolo. Quale organizzazione fu creata per mantenere la pace dopo la Seconda Guerra Mondiale? ONU. L'ONU fu fondata per prevenire nuovi conflitti e promuovere la cooperazione tra gli Stati. Chi fu uno dei principali leader della rivoluzione cubana? Che Guevara. Ernesto Guevara fu uno dei principali comandanti e ideologi della rivoluzione cubana, combattendo insieme a Fidel Castro per rovesciare il regime di Batista.
Difficoltà media. In che anno le donne italiane votarono per la prima volta? Nel 1946. Il 2 giugno 1946, per la prima volta in Italia, le donne ebbero diritto al voto. Chi ideò il piano per ricostruire l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale? Marshall. Il piano Marshall, ufficialmente European Recovery Program, fu un programma di aiuti economici lanciato dagli Stati Uniti nel 1947 per favorire la ricostruzione dell'Europa occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quale paese sferrò l'attacco a Pearl Harbor, portando gli USA a entrare nella Seconda Guerra Mondiale? Il Giappone. Il bombardamento giapponese su Pearl Harbor nel 1941 costrinse gli Stati Uniti a entrare nel conflitto mondiale. Chi vinse la guerra del Vietnam? Il Vietnam del Nord. La guerra del Vietnam durò 20 anni e terminò nel 1975 con la vittoria del Vietnam del Nord comunista, che unificò il paese sotto un unico governo. Cosa istituì il Trattato di Maastricht del 1992? L'Unione Europea. Il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, segnò la nascita ufficiale dell'Unione Europea e pose le basi per l'introduzione dell'euro. Chi guidò la rivoluzione comunista in Russia? Lenin. La rivoluzione comunista in Russia, in particolare la rivoluzione d'ottobre del 1917, fu guidata da Vladimir Lenin, il principale teorico e ispiratore del movimento, che fondò lo Stato sovietico. Quale trattato mise ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale? Versailles. Il Trattato di Versailles, 1919, pose ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale e impose dure condizioni alla Germania. Chi fu il primo presidente della Repubblica Italiana? De Nicola. Enrico De Nicola è stato un politico e avvocato italiano, primo presidente della Repubblica Italiana. Quale incidente nucleare avvenne in URSS nel 1986? Chernobyl. Nel 1986 un test fallito alla centrale di Chernobyl provocò l'esplosione del reattore 4, rilasciando radiazioni con effetti ancora oggi visibili. Come il nazismo usò il pensiero di Nietzsche? La superiorità razziale. Il nazismo manipolò le idee di Nietzsche per giustificare la teoria della razza superiore, soprattutto nella descrizione del oltreuomo, anche superuomo. Difficoltà alta. Chi fu il leader della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle guidò il movimento Francia Libera durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente divenne presidente della Repubblica Francese. Chi fu l'ultimo imperatore di Russia, deposto nel 1917?
Nicola II. L'ultimo imperatore di Russia, Nicola II Romanov, fu deposto nel 1917 durante la rivoluzione di febbraio, quando fu costretto ad abdicare al trono e portò all'instaurazione di una repubblica. Quale presidente USA fu coinvolto nello scandalo Watergate? Nixon. Richard Nixon si dimise nel 1974 dopo lo scandalo delle intercettazioni del Watergate. Chi guidò la rivoluzione culturale in Cina negli anni 60? Mao Zedong. Mao lanciò la rivoluzione culturale per consolidare il suo potere e riaffermare il comunismo. Chi fu il Papa durante la Seconda Guerra Mondiale? Pio XII. Il suo pontificato fu caratterizzato dalla gestione delle difficili questioni morali e politiche legate al conflitto, inclusi il suo coinvolgimento nella protezione delle vittime. Quale evento portò alla fine della guerra in Jugoslavia negli anni 90? Gli accordi di Dayton. Gli accordi di Dayton del 1995 posero fine alla guerra in Bosnia, stabilendo nuovi confini e un fragile equilibrio. Quale trattato vietò l'uso di armi chimiche dopo la Prima Guerra Mondiale? Il Protocollo di Ginevra. Il Protocollo di Ginevra vieta l'uso di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici. Chi fu il primo ministro britannico che firmò gli accordi di Monaco con Hitler nel 1938? Chamberlain. La conferenza di Monaco fu un incontro internazionale che si tenne nel 1938 fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, rispettivamente Neville Chamberlain, Edward Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini. In quale paese si svolse la sanguinosa rivoluzione dei Garofani? In Portogallo. Si svolse in Portogallo il 25 aprile 1974, portò alla caduta della dittatura e all'instaurazione di un regime democratico. L'evento prese il nome dal simbolo dei Garofani, che i soldati iniziarono a distribuire e a inserire nei loro fucili. Come definì il Novecento lo storico Eric Hobsbawm? Il secolo breve. Eric Hobsbawm chiamò il Novecento il secolo breve, poiché, secondo lui, iniziò nel 1914 con la Prima Guerra Mondiale e terminò nel 1991 con la caduta dell'URSS. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai fatto un tuffo nel secolo più turbolento della storia, ma molte tappe ti sono sfuggite. Forse le due guerre mondiali, la guerra fredda o il muro di Berlino ti hanno confuso un po' le idee. Non preoccuparti, ogni esperto parte da qui. Il Novecento è un mosaico di eventi, personaggi e rivoluzioni, e ogni tentativo ti avvicina a capirlo davvero. Continua a esplorare, la storia è appena cominciata. Se hai fatto da 13 a 21 punti, hai una buona conoscenza del Novecento e riesci a orientarti tra le grandi svolte che hanno cambiato il mondo. Sai riconoscere i protagonisti della guerra fredda, le rivoluzioni sociali e forse anche i primi passi dell'Unione Europea. Certo, qualche dettaglio ti è sfuggito, ma la tua memoria storica è solida e curiosa. Sei un vero testimone del secolo breve, attento, riflessivo e pronto a scoprire di più.
Sei fatto da 22 a 30 punti. Incredibile. Hai dimostrato una conoscenza profonda e precisa del secolo che ha trasformato il pianeta. Sai collegare eventi, capire le cause e riconoscere i protagonisti che hanno segnato un'epoca. Dalle trincee della Prima Guerra Mondiale alla caduta dell'Unione Sovietica, conosci ogni passaggio come un vero storico. Hai attraversato il secolo breve con lucidità e passione, e il tuo nome merita un posto d'onore tra i maestri della storia. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!